Italia settentrionale, 1 dicembre 1923. Alle 7:15 del mattino crolla la diga di Pian del Gleno, in Lombardia, e l'acqua contenuta nel bacino si riversa nella sottostante Val di Scalve, uccidendo 500 persone e distruggendo numerosi paesi. Il Pian del Gleno era una piccola conca situata a circa 1540 metri di quota in una piccola valle traversa della Val di Scalve, a piè del Monte Gleno. La conca era racchiusa verso sud da due speroni rocciosi che fungevano da muraglioni naturali, con una breccia nel mezzo nel quale scorreva il torrente Povo, affluente del torrente Dezzo. Il Pian del Gleno d'estate era usato come pascolo dai pastori dei paesi sottostanti. La prima concessione per lo sfruttamento idroelettrico del bacino del torrente Povo venne richiesta e ottenuta nel 1907 da Tosana, un ingegnere di Brescia. Tosana però non portò avanti il progetto e la concessione venne ceduta a Giuseppe Gmur, ingegnere di Bergamo. Infine la concessione fu acquisita dalla ditta Viganò, società milanese che possedeva alcuni impianti tessili nella Brianza. Con la realizzazione dell'impianto la Viganò sperava di poter produrre autonomamente l'energia elettrica di cui aveva bisogno ed anche di poterla rivendere ad altre industrie. Nel 1917 il Ministero dei Lavori Pubblici approvò il progetto e autorizzò la costruzione di un invaso da 3,9 milioni di metri cubici. La diga sarebbe stata del tipo a gravità pesante, con uno spessore compreso tra i 30 e i 40 metri. In parole semplici sarebbe stato costruito un tampone che avrebbe ostruito la breccia, chiudendo la conca. I lavori non iniziarono subito. Innanzitutto mancava il progetto esecutivo e poi da 3 anni era scoppiata la Prima Guerra Mondiale, a causa della quale la maggior parte degli uomini in età da lavoro era al fronte. Per cui, con la scarsa manodopera disponibile, comprendente anche donne, vecchi, invalidi e bambini, si poterono costruire solo opere utili al futuro cantiere, come una strada dove potessero passare i mezzi e una teleferica. La ditta Viganò in questo periodo portò avanti anche i primi rilevamenti topografici. Queste prime opere furono seguite da Michelangelo Viganò con la consulenza di Giuseppe Gmur. Con la fine della guerra arrivò anche un cambio ai vertici, in quanto nell'ottobre del 1918 Michelangelo Viganò morì e la direzione dei lavori passò a suo figlio Virgilio, che si trasferì a Vilminore di Scalve per prendere le redini del cantiere. Poco dopo la ditta Viganò notificò al Genio Civile di Bergamo l'inizio dei lavori e nel 1919 l'ingegner Giuseppe Gmur firmò il progetto esecutivo. Fu in quel periodo che Virgilio Viganò decise di ampliare il progetto. Il bacino sarebbe stato grande quasi il doppio, arrivando a 6 milioni di metri cubici d'acqua. I lavori iniziarono ufficialmente nel luglio del 1919. E qui la ditta Viganò incontrò le prime proteste da parte dei valligiani, in quanto il bacino, crescendo, avrebbe inghiottito quelli che erano i pascoli estivi del Pian del Gleno. Ma dal momento che l'Italia era appena uscita dalla guerra e c'era poco lavoro, il cantiere offriva almeno per qualche tempo uno stipendio sicuro. Pertanto molti dei valligiani andarono a lavorare al cantiere. Nei primi mesi del 1920 la prefettura della provincia di Bergamo ricevette una nota anonima in cui si avvertiva che nella realizzazione della diga si stava usando calcina invece che calcestruzzo. La prefettura allora reindirizzò la nota al Genio Civile di Bergamo. Vennero quindi inviati degli ispettori al cantiere, i quali prelevarono campioni dei materiali di costruzione, che poi non vennero mai analizzati. Ad ogni modo, la prima parte del manufatto, ovvero il tampone, alto 18 metri, venne completata nel settembre del 1920. Poco dopo la fine della realizzazione del tampone, nel 1920, morì l'ingegnere Giuseppe Gmur e Virgilio Viganò lo sostituì con l'ingegnere palermitano Giovan Battista Sant'Angelo. Il nuovo ingegnere, insieme a Virgilio Viganò, decise di modificare il progetto. Per la nuova parte dell'impianto non sarebbe stato utilizzato lo stesso tipo di costruzione, ovvero a gravità pesante, bensì il sistema ad archi multipli. Ecco la sostanziale differenza. La scelta del diverso tipo di costruzione era dettata soprattutto da fattori economici. Infatti, costruire una diga a gravità pesante di quelle dimensioni sarebbe stato estremamente dispendioso. Con il sistema ad archi multipli, invece, i costi sarebbero stati fortemente ridotti. Intanto la ditta chiese l'autorizzazione di poter ampliare il progetto, ma senza specificare il passaggio al sistema ad archi multipli. Benché non avesse avuto ancora l'autorizzazione, a partire dal 1921 la Viganò cominciò a realizzare la sezione ad archi.
La nuova parte avrebbe avuto un'altezza di circa 30 metri e sarebbe stata lunga in totale 200 metri. In tal modo il bacino avrebbe avuto una capacità di 6 milioni di metri cubici d'acqua ed un livello di massimo invaso a circa 1540 metri sul livello del mare. Nell'agosto del 1921 l'ingegnere Lombardi del Genio Civile di Bergamo si recò al cantiere per un sopralluogo e constatò il fatto che i lavori di ampliamento non solo erano già iniziati, benché non ci fosse ancora l'autorizzazione, ma che si era cambiato il sistema di costruzione, passando a quello ad archi multipli. Cosa assai grave, considerando anche il fatto che le arcate centrali stavano venendo costruite non ancorandole al terreno, bensì sopra il tampone. Il ministro dei lavori pubblici Giuseppe Micheli venne informato di tutto ciò il 12 agosto 1921. A gennaio del 1922 Micheli prese provvedimenti, ingiungendo alla Viganò l'interruzione dei lavori ed esigendo la presentazione della variante ad archi multipli. La ditta presentò il progetto un mese dopo. In attesa di approvazione ed autorizzazione, tuttavia, il cantiere non si fermò mai e la costruzione degli archi proseguì. Mentre la realizzazione della diga procedeva, essa cominciava subito a mostrare le sue debolezze. Ovunque si aprivano fessure, e poiché l'acqua veniva fatta salire insieme alla diga stessa, da queste fessure fuoriusciva dell'acqua. La parte più problematica era quella centrale poggiata sopra il tampone. Il tampone e la sovrastante sezione ad archi infatti non erano stati collegati adeguatamente, ed era in quel punto che le infiltrazioni erano maggiori. Qualche operaio osò far presente ai dirigenti del cantiere che la diga rischiava di non reggere, ma davanti alla minaccia del licenziamento abbassarono la testa. All'inizio del 1923 arrivò l'autorizzazione per la realizzazione della sezione ad archi multipli, che tuttavia andava avanti già da un paio d'anni. Ad ogni modo, l'opera fu completata tra maggio e giugno del 1923. Subito l'impianto entrò in funzione, benché non fosse ancora stato eseguito il collaudo. Il problema era che non appena l'acqua saliva, le falle aumentavano, soprattutto nel tampone e nelle arcate su di esso costruite. Per ovviare a tale problema, abbassarono il livello delle acque e tentarono di impermeabilizzare i piloni e gli archi con uno strato di cemento e bitume, i cui segni sono visibili tutt'oggi, ma inutilmente. Non appena l'acqua salì di nuovo, si riaprirono le falle. Il 21 ottobre 1923 il Genio Civile di Bergamo inviò gli ingegneri Lombardi e Sassi per supervisionare il collaudo, ma a causa di un violento temporale il collaudo fu rimandato al giorno seguente, mentre il lago artificiale si riempì a tal punto che si arrivò ad una tracimazione. Il giorno dopo, 22 ottobre 1923, il collaudo venne finalmente eseguito e i due ingegneri, non avendo riscontrato alcune irregolarità, dettero l'autorizzazione verbale alla messa in funzione dell'impianto, benché quest'ultimo fosse in funzione già da mesi. Era prassi comune cominciare i lavori prima dell'autorizzazione scritta. Stessa cosa si sarebbe ripetuta 40 anni dopo al Vajont. La sera del giorno del collaudo, Francesco Morzenti, il custode della diga, telefonò a Virgilio Viganò avvertendolo che le perdite andavano aumentando. Allora Viganò mandò suo cognato insieme agli ingegneri Conti e Sant'Angelo, fratello del progettista, a compiere un sopralluogo quella notte stessa. Essi constatarono che il lago era al suo massimo livello di invaso e che l'acqua usciva a fioti dalle bocche di sfioro. L'ingegner Conti allora incaricò Morzenti di tamponare le bocche di sfioro con del tavolato, per evitare che la troppa acqua andasse a lesionare i basamenti dei piloni della diga. La situazione rimase immutata fino a quando il 26 ottobre il lago tornò sotto il livello di massimo invaso. Tuttavia nella Val di Scalve il mese di novembre del 1923 fu estremamente piovoso e il bacino si riempì nuovamente. Il custode Morzenti contattò ancora Virgilio Viganò informandolo che le perdite avevano ricominciato ad aumentare e soprattutto riferì delle rimostranze degli operai che stavano rifinendo il coronamento della diga. Essi lamentavano il fatto che uno dei piloni centrali, uno di quelli poggiati sul tampone, era costantemente sottoposto ad un violento e continuo getto d'acqua che andava a colpire lo spigolo del pilone. Diceva Morzenti: dagli sfiatatoi escono circa 12 metri cubici d'acqua al secondo, battendo contro lo spigolo dei piloni di fondovalle, asportando il materiale accumulato. Viganò allora inviò Conti a fare un nuovo controllo il 30 novembre 1923, il giorno prima del disastro.
Arriviamo quindi al giorno del disastro, ovvero il 1° dicembre 1923. Verso le 6:30 del mattino, Francesco Morzenti, il custode, ricevette l'ordine dalla centrale elettrica di Valbona, presso Dezzo, di inviare l'acqua. Il custode allora uscì dalla cabina di controllo e si avviò sulla passerella a valle della diga per aprire le valvole delle cataratte. Mentre si avvicinava, cominciò a sentire forti rumori, tonfi sordi. Con la sua torcia illuminò i piloni della diga e si accorse che ormai l'acqua zampillava e che cadevano pezzi di calcestruzzo. In particolare, proprio nel pilone centrale, costantemente sottoposto al violento getto d'acqua, si era aperta una fenditura longitudinale che si allargava sempre più e non accennava a fermarsi. Morzenti, che si trovava sulla passerella, riferì di aver sentito come un moto sussultorio. Il custode allora corse alla cabina di controllo e fece appena in tempo a dare l'allarme. Dopodiché corse su per la montagna. Alle sue spalle, alle 7:15 del mattino, la diga di schianto cedette. Si aprì uno squarcio di 80 metri e 6 milioni di metri cubici d'acqua si riversarono nella sottostante Val di Scalve, correndo a quasi 60 km/h. Il primo centro ad essere colpito fu il piccolo paesello di Bueggio, frazione di Vilminore di Scalve, situato da appena un paio di chilometri sotto la diga. Preceduto da un terribile boato e da un fortissimo spostamento d'aria che scoperchiava le case, l'ondata precipitò sul paese spazzandolo via. Intorno alle 7:20 l'acqua scese nell'aspro alveo del torrente Povo fino ad arrivare alla confluenza con il torrente Dezzo. Qui distrusse la centrale elettrica di Valbona. Pochi secondi dopo l'ondata andò a colpire il paese di Dezzo, frazione di Azzone. Grazie ad un grosso sperone roccioso incastonato fra le case del paese, Dezzo in buona parte si salvò, ma subì comunque gravi danni, anche perché l'acqua travolse una fonderia di ghisa, provocando delle esplosioni di vapore. L'onda continuò la sua corsa infognandosi nell'orrido della via Mala e nella stretta gola della Val d'Angolo. Stretta tra i versanti della gola, l'onda accelerò momentaneamente, arrivando a quasi 50 km/h e spazzando via qualunque cosa incontrasse. Talvolta i detriti trascinati dalla corrente creavano degli sbarramenti e l'acqua formava dei piccoli laghi, ma le ondate successive sfondavano gli sbarramenti e la fiumana riprendeva la sua corsa. Intorno alle 8:15 l'ondata, oramai in vista della Val Camonica, travolse parte del paese di Mazzunno, frazione di Angolo Terme. Vennero spazzati via alcune case, il cimitero e la centrale elettrica. 10 minuti più tardi l'ondata andò a colpire Corna di Darfo e Darfo Boario, provocando anche qui gravi danni. Dopodiché zampillò nella Val Camonica. La Val Camonica è molto più larga della Val d'Angolo e della Val di Scalve, per cui l'onda si espanse perdendo forza distruttiva e velocità. Poco dopo le 8 l'onda andò a riversarsi nel lago di Iseo, sulle cui acque furono visti galleggiare corpi e oggetti. La stima ufficiale del numero delle vittime fu di 356, ma c'è chi dice che il vero numero dei morti si aggiri intorno ai 500. Subito dopo il disastro, dei riparti militari si recarono sul luogo per prestare soccorso alle popolazioni colpite. Il 3 dicembre 1923, 2 giorni dopo, il re Vittorio Emanuele III visitò le zone colpite dalla tragedia. Al suo seguito c'era anche Gabriele D'Annunzio. Il 30 dicembre del 1923 il procuratore del re accusò Virgilio Viganò e Giovan Battista Sant'Angelo di omicidio colposo. Iniziò quindi il processo, durante il quale vennero raccolte numerose testimonianze. Ne venne fuori un quadro agghiacciante. Anzitutto, nel realizzare una diga ad archi bisogna essere sicuri che il terreno sia adatto. Infatti, le volte di ciascuno degli archi scaricano enormi forze sul terreno di fondazione, che per sopportarle deve essere ben saldo. Si riscontrò che il terreno del Pian del Gleno non era adatto a questo tipo di struttura. Altro gravissimo errore fu l'aver costruito 11 arcate sopra il tampone, che venne quindi gravato di un enorme peso, oltre che della spinta dell'acqua. Le due sezioni del manufatto, inoltre, non erano state ben collegate, dando luogo ad una pericolosa discontinuità strutturale. Occorreva quindi che il lavoro fosse eseguito perfettamente per ovviare a questo problema, e invece non fu così. I materiali erano scadenti e male lavorati, fu usato poco ferro nell'armatura, il lavoro fu eseguito in fretta e a risparmio. Pare che negli ultimi tempi gli operai lavorassero addirittura sulle barche, visto che il lago cresceva insieme alla diga. Insomma, il 4 luglio 1927, in base a tutto ciò, Virgilio Viganò fu condannato a 4 anni di reclusione e al pagamento di una multa di 7.500 lire, nonché al pagamento di risarcimenti alle vittime.
Successivamente la pena fu ridotta a 2 anni e al pagamento dei risarcimenti alle vittime, mentre fu annullata la multa. Ad ogni modo, Viganò e gli altri imputati non fecero mai nemmeno un giorno di carcere. Virgilio Viganò morì nel 1929 e negli anni seguenti la sua ditta andò fallita. Il neonato regime fascista cercò di mettere a tacere la questione il prima possibile per evitare anzitutto che il disastro andasse a ledere l'immagine dell'Italia all'estero e poi per evitare che l'opinione pubblica cominciasse a scagliarsi contro la costruzione di nuovi bacini idroelettrici, di cui il paese aveva molto bisogno in assenza di materie prime come carbone e petrolio. Quindi i Viganò furono condannati ed il ministro dei lavori pubblici del governo Mussolini, ovvero Gabriello Carnazza, chiuse la questione con un lacunoso discorso in Senato. Fin dai giorni successivi iniziò un dibattito sulle cause del disastro. Non tutti infatti erano sicuri che il crollo della diga fosse dovuto esclusivamente alla sua debolezza strutturale. L'inadeguatezza della struttura sarebbe stata solo una concausa. In altre parole, qualcosa di imprevedibile avrebbe dato il colpo di grazia al manufatto. Ad esempio, c'è chi dice che a provocare il crollo sia stato uno sciame sismico che avrebbe colpito l'area nei giorni seguenti. Le scosse avrebbero quindi deteriorato una struttura di per sé già debole. Un'altra teoria è quella della frana. Dal monte Gleno, a fianco alla diga, si sarebbero staccati dei massi che avrebbero colpito la diga dandole il colpo di grazia. Ma la teoria più inquietante è quella dell'attentato. Tale teoria si basa su vari elementi. In primo luogo, il fatto che 2 giorni prima del disastro, dal cantiere vennero rubati 75 kg di dinamite che gli operai stavano usando per scavare delle gallerie nella zona. Poi il fatto che il custode disse di aver udito poco prima del crollo, tra i vari tonfi e boati, un forte botto. E poi ci furono le tracce riscontrate nelle analisi operate sui ruderi della galleria di scolo del tampone, da alcuni interpretate come i segni di un'esplosione. Altro elemento a favore di questa teoria è il fatto che nei mesi precedenti c'erano già stati dei sabotaggi, tanto che Virgilio Viganò aveva minacciato il sindaco di Colere di interrompere la fornitura di energia elettrica se ce ne fossero stati altri. Inoltre c'era la testimonianza di un certo Betti, a quel tempo in carcere. Betti riferì di aver ricevuto la confidenza da un altro detenuto, membro di un gruppo anarchico, che aveva in animo di prendere di mira le dighe alpine con attentati dinamitardi, e tra le altre aveva parlato proprio del Gleno. Insomma, nella notte tra il 30 novembre e il 1 dicembre 1923, qualcuno sarebbe salito alla diga e avrebbe piazzato una bomba nella galleria di scolo del tampone. La mattina presto la bomba sarebbe esplosa, facendo crollare la diga poco dopo. Insomma, il dibattito continua ancora oggi, a distanza di più di 90 anni dal giorno del disastro. Se il video ti è piaciuto, metti un like e iscriviti al canale. Grazie della visione, ci vediamo ad un prossimo video.